Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Partiamo anche oggi subitissimo col primo aggiornamento. Parliamo un pochino della carta d'identità elettronica. Carta d'identità elettronica e di tutte le funzionalità nascoste di cui nessuno ne parla mai, ok? Quindi già sappiamo che la carta d'identità elettronica CIE è il documento di identità dei cittadini emesso dal Ministero dell'Interno che permette l'accertamento dell'identità del possessore, l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione, sia in Italia che nei paesi dell'Unione Europea. Se mi permettete una cosa, mi raccomando YouTube, cioè io veramente trovo inutile dover pagare 25 euro per farsi identificare. Voglio dire, lo so benissimo chi sono, devo anche pagare per farmi dire che sono io, quando arrivo già lì con una carta d'identità che dice già chi sono io, quindi non vedo perché dover pagare per dire sì sono io, ok? È una cosa che mi sembra abbastanza assurda, ma siccome qua funziona così, allora andiamo avanti in quel modo là. Chiusa parentesi, torniamo a noi. Quello che molti non sanno, è che oltre a funzionare come documento di identità, la carta d'identità elettronica funziona anche come firma digitale per firmare dei documenti elettronici. Funziona come firma digitale, ok? Quindi ora parliamo un pochino di come funziona questo stupendo sistema. Allora, è possibile mettere una firma con la CIE sul file di qualsiasi estensione, per esempio file in PDF, file in JPG, in PNG, eccetera, eccetera. E le tipologie di firme consentite sono, adesso parliamo un attimino di una questione un po' tecnica, però è giusto che lo sappiate, perché è giusto che sappiate come funziona. Abbiamo il PADES, se si intende produrre un file PDF firmato digitalmente, e il CADES per tutte le altre tipologie di firme. Quindi se firmate un file in PDF è PADES, tutti gli altri sono CADES. Ovviamente per poter firmare un file con la carta d'identità elettronica bisogna essere materialmente in possesso della carta e conoscere il PIN, che tra l'altro ve lo danno in parte quando fate la richiesta della carta, quando la rinnovate. Sono attualmente disponibili due modalità di firma. Anche qua è una cosa un po' tecnica, però è giusto saperlo per sapere come funziona. Abbiamo la modalità desktop, quindi la firma elettronica avviene tramite un computer collegato a un lettore di smart card per la lettura della carta d'identità elettronica, su cui deve essere installato il software CIE, carta d'identità elettronica. La verifica della firma elettronica nella modalità desktop può essere effettuata con l'app CIE ID. Attenzione che se voi andate su un sito internet di acquisti online e cercate lettori di smart card, dovete fare attenzione che non è che tutti vanno bene, attenzione, non fate come ho fatto io che poi non è che tutti vanno bene, ci sono quelli che leggono le tesserine solo per la firma digitale e ci sono quelli che leggono le tessere, quelle contactless, quelle senza il chip, il microchip davanti. Ecco, noi dobbiamo prendere quello là, non quello che si infila dentro la tessera, ma quello dove si appoggia la tessera sopra, ok? Perché la carta d'identità non ha il microchip, ok? La seconda modalità è quella mobile, ok? Quindi la firma elettronica avviene tramite uno smartphone dotato di interfaccia NFC, quindi la tecnologia NFC è quella che permette a diversi dispositivi di comunicare tra di loro in modalità wireless, cioè senza fili, senza utilizzare il Bluetooth o il Wi-Fi, appoggiando sopra l'apparecchio, ok?
su cui dovete installare l'app che si chiama CIE Sign, che la trovate comunque disponibile su Google Play Store o sull'App Store, che permette anche di effettuare la verifica della firma elettronica. Quindi cosa succede? Che il documento firmato elettronicamente con la carta d'identità elettronica potrà essere poi facilmente condiviso con WhatsApp, email o PEC, anzi adesso vi parlo di una cosa sulla PEC, o qualunque altro sistema di messaggistica. Quindi adesso, prima di proseguire con l'argomento successivo, vi parlo appunto della PEC. Se non avete una PEC, posta elettronica certificata, qui sotto nella descrizione del video vi ho lasciato il collegamento al mio sito internet. Voi vi collegate sul mio sito internet e poi quando entrate dentro c'è una schermata rossa con tutti i miei collegamenti e da lì c'è la possibilità di richiedere la PEC gratuita, posta elettronica certificata gratuitamente, potete richiederla. Quindi chi non avesse la PEC, secondo me conviene che se la va a prendere gratuitamente, costa niente, ve la aprite gratuitamente e poi da lì potete iniziare a ricevere le email PEC. Ovviamente se dovete inviare dei file bisogna comprare un pacchetto per l'invio, però se voi la utilizzate semplicemente per ricevere non vi costa assolutamente nulla. Ok? Quindi fate un giro sul mio sito internet, qui sotto in descrizione video. Adesso cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Oggi vi spiego come fare a recuperare il trattamento integrativo o bonus Renzi, come lo chiamo io, bonus Renzi, ma non perché mi sia simpatico lui, ma perché io l'ho memorizzato così e quindi me lo ricordo in quel modo là. Un bonus da 1200 euro che si può recuperare nella dichiarazione di redditi del modello 730 o del modello unico redditi, per chi ovviamente non l'ha ricevuto direttamente o in busta paga o con NASPI. Il trattamento integrativo bonus Renzi, ve l'ho già detto tante volte, vale 100 euro al mese. Questo trattamento integrativo noto anche come bonus IRPEF, quindi ha 100.000 nomi, è un'erogazione aggiuntiva che spetta a determinate categorie di lavoratori, inclusi i beneficiari della NASPI, quindi chi prende l'indennità di disoccupazione. Per chi ci percepisce la NASPI, il trattamento integrativo viene erogato in questo senso direttamente dall'INPS senza necessità di presentare domanda e l'importo massimo del trattamento integrativo è di 1.200 euro all'anno, suddivisi ovviamente in rate mensili perché sono 100 euro al mese e viene calcolato ovviamente in base al reddito complessivo. Per quanto riguarda invece i lavoratori dipendenti, questo bonus non viene sempre pagato direttamente nella busta paga, come vi ho sempre detto, anche durante l'anno, e chi ovviamente mi segue qui sul canale di YouTube lo sa. Il mancato accredito con lo stipendio non crea nessun problema per chi ha diritto a riceverlo, perché lo può ancora recuperare tranquillamente. E come si fa? Tramite la dichiarazione dei redditi. Quindi tutti i lavoratori dipendenti che hanno giusti requisiti possono recuperare il bonus che gli spetta. Più semplice di così se vuole. Inoltre dovranno ovviamente fare la dichiarazione dei redditi anche le altre categorie di persone, come per esempio le colf, le badanti, perché lo sapete, il loro datore di lavoro non è un sostituto di imposta e quindi non può pagare il bonus direttamente in busta paga. E quindi quando lo pagheranno effettivamente questo rimborso di 1.200 euro? Vi dico già che i tempi per il rimborso con la dichiarazione dei redditi 730 sono diversi e variano ovviamente in base a quando viene fatto l'invio telematico della dichiarazione. Questo sappiatelo.
non hanno diritto comunque a ricevere il bonus tutti coloro che hanno dei redditi bassi e che quindi rientrano in quella che viene chiamata la no tax area, quella fascia di reddito dove praticamente non si pagano tasse, ok? Per maggiori informazioni contattate il vostro consulente fiscale o, come sempre, chiamate il centralino telefonico dell'INPS. Con questo è tutto, ricordatevi di guardare qui sotto nella descrizione del video il mio sito internet per avere la PEC, più eventualmente mettervi in contatto con me, più tante altre cose, ok? Quindi da lì si parte. Io con questo vi ringrazio, vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!